Come trasformare un karma negativo in un karma positivo? È quello che scopriremo in questo video, lasciandoci guidare dagli insegnamenti del buddismo e del cristianesimo. Armonia di Saggezza è il canale che approfondisce connessioni e differenze fra queste due grandi tradizioni spirituali. Se desideri saperne di più, ti invito a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanellina. Grazie di cuore. A volte capita di trovarsi in una situazione senza via d'uscita. È come se la nostra vita fosse a un punto morto, circondata da un karma negativo che non ci lascia tregua. La medesima cosa è capitata a un amministratore disonesto, a cui il padrone decide di togliere l'amministrazione dei suoi beni. La vicenda è narrata in una parabola del Vangelo di Luca. Questo amministratore viene licenziato con l'accusa di aver sperperato i beni del suo padrone. Disperato, comincia a lamentarsi. Che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare, non ne ho la forza. Mendicare, mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. E così comincia a ridurre le somme che i debitori dovevano al suo padrone. Tu quanto devi al mio padrone? 100 barili d'olio. Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Tu quanto devi? 100 misure di grano. Prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Ora prova a metterti nei panni del padrone. Hai già deciso di licenziare questo amministratore perché ha sperperato i tuoi beni e adesso vieni a sapere che, di sua iniziativa, sta riducendo le somme che i tuoi debitori devono restituirti, impoverendoti ancora di più. Come reagiresti? Scrivimelo nei commenti, ma non usare parolacce. Mi raccomando. E invece? Sorprendentemente, la parabola si chiude così. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. Com'è possibile che il padrone possa lodare uno così? Prima si appropriava dei suoi beni sperperandoli. Poi non se ne appropria più, ma di fatto continua a sperperarli, scontando i debiti che gli altri avevano col suo padrone. Allora, o il padrone è completamente impazzito, oppure la soluzione escogitata dall'amministratore per volgere il karma a suo favore è davvero saggia. Quale delle due? Facciamo un esperimento. Proverò a darti una chiave di lettura della parabola un po' diversa da quella immediatamente evidente. Dopodiché ti rifarò la stessa domanda. Immagina che il padrone rappresenti Dio e che l'amministratore sia ciascuno di noi. Dio consegna tutto nelle nostre mani, chiedendoci di amministrare i suoi beni. Ora, come amministriamo di solito? Cerchiamo di accumulare il più possibile per noi. L'importante è che stiamo bene noi. Degli altri poco importa. Il fatto è che, così facendo, priviamo migliaia di persone al mondo dell'essenziale per sopravvivere. Questo a Dio non piace. Nell'ottica di Dio, questo significa sperperare i suoi beni, cercare di impadronirsene e lottare per averne sempre di più, a scapito degli altri. L'amministrazione, però, non dura per sempre. Come ben sappiamo, non siamo eterni. Prima o poi lasceremo questo mondo e, con lui, anche tutto ciò che possediamo. Abbiamo accumulato, lottando e dividendoci dagli altri per avere sempre di più. Magari siamo rimasti soli e adesso la vita sta per finire e dobbiamo lasciare tutto. Che fregatura! Dunque, che fare? È interessante il desiderio che esprime l'amministratore quando sente che ormai tutto sta per finire. So io che cosa farò, perché ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Ecco che, alla fine,
affiora il desiderio più autentico dell'essere umano. Quello di essere accolto, di essere amato, accettato per ciò che è, con i suoi limiti, le sue debolezze. Il desiderio di relazioni autentiche, quelle che si vivono nella casa, nell'intimità degli affetti più profondi. E così comincia a condonare parte del debito che gli altri hanno con il padrone, che fuor di metafora significa che inizia a condividere i beni, smettendo di appropriarsene privandone gli altri. Se ci pensate, tutto ciò che esiste non è nostro. Ci è stato donato, compreso il nostro corpo, la nostra stessa vita. Alla fine, dobbiamo restituire tutto. Dunque, fare dei beni un mezzo per instaurare relazioni fraterne, condividendoli, mettendoli a servizio, invece di farne il fine della nostra esistenza, è proprio ciò che Dio vuole. Alla luce di quanto detto, ti ripropongo la domanda di prima. È il padrone che è completamente impazzito? Oppure la soluzione escogitata dall'amministratore è davvero saggia? Scrivimi nei commenti la tua opinione. Per comprendere ancora meglio, vorrei farti notare un'imprecisione nella traduzione dell'ultimo versetto della parabola. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I termini disonesto e con scaltrezza, nel testo originale greco, corrispondono rispettivamente a tes adikias, che si traduce dell'ingiustizia, e phronimos, un avverbio che significa saggiamente. Dunque, la traduzione corretta sarebbe: il padrone lodò quell'amministratore dell'ingiustizia perché aveva agito saggiamente. I beni gestiti dall'amministratore, ovvero da ciascuno di noi, sono chiamati ingiustizia. Perché? Per rispondere, vorrei citare un passo dell'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco. Se qualcuno non ha il necessario per vivere con dignità, è perché un altro se ne sta appropriando. Lo riassume San Giovanni Crisostomo dicendo che non dare ai poveri parte dei propri beni è rubare ai poveri, è privarli della loro stessa vita. Tutti i nostri beni sono la radice stessa dell'ingiustizia nel momento in cui ce ne appropriamo sottraendoli agli altri. Ma quando invertiamo la rotta e cominciamo a condividerli, a farne un mezzo per costruire relazioni autentiche, per il bene di tutti, allora cominciamo ad agire saggiamente e il karma progressivamente cambia da negativo a positivo. Per agire sul nostro karma, dobbiamo comprendere bene i risultati delle nostre azioni, proprio come ha fatto l'amministratore della parabola e come è chiaramente scritto in questi 2 versetti del Dhammapada. Una persona potrebbe fare del male. Faccia in modo da non ripeterlo. Non ne sviluppi l'inclinazione. La sofferenza è l'accumulo del male. Una persona potrebbe fare del bene. Faccia in modo da ripeterlo. Ne sviluppi il desiderio. La felicità è l'accumulo del bene. Da queste parole comprendiamo chiaramente che le azioni vengono classificate in base ai risultati prodotti. Un'azione viene considerata non salutare se a lungo termine produce sofferenza. Se invece produce libertà e felicità, è considerata salutare. Con la pratica possiamo agire sul nostro karma. Attraverso la consapevolezza possiamo comprendere gli effetti e la natura delle azioni che compiamo. Possiamo imparare a lasciare un intervallo di tempo tra la decisione di agire e l'esecuzione dell'azione stessa. Quando riscontreremo che quell'azione non è salutare, eviteremo di farla. Un esempio. Quando una persona ci insulta, potremmo avere il desiderio di colpire quella persona. Ma riconoscendo che questa non è un'azione salutare, potremo decidere di compiere un'altra azione, quella di sviluppare un senso di gentilezza amorevole verso quella persona.
Anche il semplice avere nel cuore un sentimento di compassione e benevolenza, senza che si traduca necessariamente in azione, può contribuire ad alimentare un karma positivo. In effetti, il Buddha spiegò che con la parola karma intendeva in particolare l'intenzione. È proprio la nostra disposizione interiore che influenza il campo del karma. Lo affermava anche Gesù, quando diceva che dal cuore degli uomini escono i propositi di male e le conseguenti azioni non salutari. Se desideri approfondire meglio il significato del karma in relazione alla giustizia divina, ti invito a guardare questo video. Grazie per essere stato con me fino ad ora. Se ti fa piacere, puoi lasciarmi un like. Namaste e che Dio ti benedica.